Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' differente, un video al quale ci tengo tantissimo. È un messaggio più che altro, non è un messaggio, diciamo è un video che magari vi farà un po' pensare, ok ragazzi? Sento tante persone che si lamentano, che non raggiungono i propri obiettivi, che non ce la fanno, che non hanno tempo, che dura raggiungere certi obiettivi, diciamo. E però le persone di solito non cominciano, manco cominciano perché è difficile, perché sì, appunto, richiede tanta energia da parte nostra per arrivare a quell'obiettivo, richiede tanto tempo, richiede tanto investimento di tempo, denaro, stress e tante altre cose. Una cosa importante, se vuoi arrivare ad un obiettivo, secondo me, punto di vista e parere personale, nei commenti potete commentare e sono proprio curioso di vedere come la vedete voi, parlando sia di obiettivi scolastici, lavorativi, di vita, sogni, che anche quello è un obiettivo magari un po' più grande, e noi lo chiamiamo sogno, però è sempre un obiettivo, è pur sempre un obiettivo. Per arrivarci devi cominciare, devi esserne sicuro, devi volerlo e andare incontro. E un'altra cosa che non devi fare è fare le stesse cose che fanno gli altri per arrivarci. Devi prendere degli spunti, però devi essere differente dagli altri perché sennò avrai sempre, ma sempre lo stesso risultato. Io vedo tante persone che fanno sempre la stessa cosa, però vogliono tutt'altro e non arrivano all'obiettivo. Hanno gli stessi identici risultati degli altri, non arrivano al proprio obiettivo. Perché? Perché fanno la stessa strada. Logicamente, se vuoi farti una ditta, esempio, e c'hai paura perché così colà è difficile, ci vogliono soldi, bla bla bla, blu blu blu, e non te la fai, non ci arriverai mai appunto a realizzare il tuo obiettivo. Devi avere coraggio. Io potrei fare il mio esempio, sono da 3 anni che sto cercando con YouTube di guadagnarci qualcosa, ma prima e prima cosa, più che guadagnarci, ci sto perdendo un casino di soldi sinceramente e di tempo. Lo sto investendo, penso io, non è una perdita. Comunque, soldi ne ho persi tanti perché li ho investiti tantissimi in programmi, carte e cose varie. Tempo non ne parliamo, avrò perso più di, secondo me, 1000 ore della mia vita, però diciamo sulle 1000 ore di lavoro ci sono. Eh, devi andare avanti, devi crederci. L'importante è fare i primi passi, ok? L'importante non è avere risultati subito, l'importante è volerlo. L'importante è volerlo, ma volerlo non che voglio oggi e domani non voglio più, no, volerlo veramente, andare incontro al tuo obiettivo. Voglio una cavolata, diventare milionario, vado, mi informo e provo a diventare milionario. Rischio, mi informo, investo, faccio una ditta, le provo tutte fino a quando ci riesco. Vedo troppa gente al mondo d'oggi che almeno io c'ho un lavoro. C'ho un lavoro e sono contento. Non ce la farei da solo a vivere con sto lavoro perché non arriverei a fine mese, per fortuna c'è il mio compagno e la mia compagna e dividiamo i costi, però almeno c'ho un lavoro. Queste, secondo me, dal mio punto di vista, è un, è un pensiero veramente illogico. Cioè, accontentarsi va bene se si sta bene, però accontentarsi se non arrivassi a fine mese da solo mi sembra un po' una cavolata. Quindi devi chiedere più da te stesso, fare di più, cercare di fare qualcosa in più per arrivare
a vivere tranquillo. Non sto dicendo che devi essere milionario, però se mi dici che sei contento che hai un lavoro, però senza il tuo compagno, la tua compagna, o il papà o la mamma, o che stai dai genitori, non potresti vivere, qui già ci avrei un piccolo punto di domanda. Quale sarebbe la logica reale? Cioè, accontentarsi è bene, però dipende anche da come, nel senso che, come dicevo prima, se riesci a vivere e riesci a mantenerti, è ok, magari anche a mettere qualcosa da parte. Però se non ce la fai arrivare a fine mese con lo stipendio, vuol dire che ti accontenti di un nulla. Se ti accontenti di un nulla, vuol dire che sei veramente messo male, secondo me, dal mio punto di vista. Cioè, accontentarsi di un niente, oppure di un poco, non mi sembra normale, punto di vista personale. Non sto giudicando nessuno. Eh, Però cosa potresti fare? Oltre al lavoro, fare qualcosa in più, investire i tuoi soldi, magari in qualche anno, migliorare il tuo stile di vita, cercare nuovi investimenti, avere un secondo, un terzo lavoro. Io prima, che adesso sono disoccupato purtroppo, prima avevo due posti di lavoro e YouTube, facevo YouTube, più la famiglia, più il tutto. Voi magari da dietro lo schermo direte, uè, fare YouTube è una cavolata, stai, ti filmi, bla bla bla, finita lì. No, raga, no. Devi avere prima cosa di tutto il coraggio di farlo, ok? Metterti in gioco e essere così esposto, ok? Seconda cosa, devi avere il tempo di farlo. Terza cosa, nel mio caso, che ho fatto tante giveaway, devi investire soldi e non ti ritornano quei soldi. Intanto io non sto guadagnando niente, quindi ci sono tante difficoltà dietro. Vedevo proprio l'altro giorno un reportage che parlava dei ragazzi che non vogliono più lavorare in cantiere, i giovani, e i vecchietti i lavoratori dicevano è tutta colpa di TikTok e YouTube, perché loro non lavorano più. Come se fare YouTube volesse dire, pac, magia. Fai il primo giorno, milioni. No ragazzi, io sono da 3 anni, ho monetizzato un canale rumeno, però ho smesso, ho deciso di smettere perché non mi dava soddisfazioni. Prima cosa, qui su questo canale, anche se non sono monetizzato, ho molte più soddisfazioni, sinceramente parlando. Collaborazioni, soddisfazioni, sto partecipando alle Lega Master che mi piace tantissimo ed è veramente tanta roba. Sembrerà strano dirlo che, uè, di là pigliavi i soldi, qua non pigli i soldi e ti piace di più dove non pigli i soldi. Sì, perché oltre a pensare solo ai soldi, penso anche a ciò che mi rende felice. A me rende felice parlare, portare un messaggio, magari far pensare, questo video magari fa pensare qualcuno, magari ce la farà a pensarci sopra, non deve pensarla come me, ragazzi, non dovete pensarla come me, ma pensarci sopra a certi argomenti importanti secondo me nella vita. E oggi parlavamo proprio di come raggiungere i propri obiettivi. Io, esempio, non smetterò mai di fare YouTube su questo canale. Magari ne farò un altro, non lo so, nel futuro, chi lo sa cosa succederà, però non smetterò mai perché ho il mio obiettivo fisso in testa, che conoscerete magari più avanti anche voi, che il mio obiettivo sarà più grosso di così, ci saranno altre cose che magari potremmo aiutare anche gli altri, ci sono tanti piani e vedremo insieme, non c'è problema. E quindi se hai uno scopo, non devi smettere. Anch'io ho tante volte, esempio, mia moglie mi dice, stai là ore, stai solo spendendo soldi e tempo e non succede niente, sono anni che lo stai facendo. Mi fa male perché mia moglie, la mia metà, ha ragione, perché ha ragione, però la penso diversamente da lei, nel senso che sono disposto a fare sacrifici enormi per arrivare al mio obiettivo.
magari lei è meno disposta a fare meno sacrifici per arrivare al suo di obiettivo, un po' meno del mio, cioè lavorare gratis, anzi investirci dentro e non arrivarci, magari per lei può essere frustrante, illogico e sì, strano. Magari anche per voi, magari per tanti di voi, dirti, ehi, devi lavorare 3 anni, non pigli niente, anzi, paghi programmi, computer, camere, tutte queste cose, 100-150 euro al mese, più giveaway, magari qualcuno di voi dirà, ehi, va bene tutto, però sono già 3 anni che stai facendo YouTube, non hai nessun risultato economico, ma lascia perdere, ma vaffanculo. Io no, io invece sono disposto perché voglio farcela, voglio portare, prima cosa, oltre ai soldi, voglio portare un messaggio, voglio far pensare la gente, voglio far vedere la mia vita come la penso io. Non perché io sia figo, proprio per niente, anzi, toglietevelo dalla testa, non per fare il figo o per fare, oh, sono un bullo, no. Solo per cercare di parlare di cose serie, di cercare di conoscere anche da parte mia persone che magari la pensano come me oppure non uguale a me, magari diversamente, posso fare una discussione e crescere come persona e diventare migliore. Io voglio per me stesso diventare migliore, io voglio crescere appunto come persona, quindi non sono qua a fare sti video perché voglio essere il figo numero uno della Madonna, anzi non lo sono per niente, penso di essere una persona normalissima come tutti voi, con i miei pensieri, però non sono il tipo neanche da pensare a macchine, solo a macchine e calcio, il calcio mi piace tantissimo, è una passione, però sono qua che ho anche dei temi molto più importanti, la vita, i bambini, come vivere meglio, perché essere schiavo del sistema tutto il giorno, fare quello che dicono gli altri senza essere liberi, ci sto provando a liberarmi, nel senso che investirò, ci proverò, farò di tutto per arrivarci. Magari non ce la farò, no, non penso, però io ci sto provando e se vuoi arrivare al tuo obiettivo, è quella l'idea, devi almeno provarci e non fare le stesse cose degli altri. Se vuoi risultati diversi, ragazzi, dovete fare strade diverse. Se vuoi far soldi, non puoi andare a lavorare normalmente senza far niente extra, magari all'inizio, senza investire, senza... Non diventerai mai milionario. Se vuoi vivere adagiato, avere una vita adagiata, non puoi essere un lavoratore in fabbrica e lavorare 8 ore al mese e sperare che a fine mese puoi metterti 1000-2000 euro da una parte perché io sono adagiato, ho una vita buona. Difficilmente ce la fai, a meno che tu non abbia un posto di lavoro, magari direttore della fabbrica. Ok, ti capisco, ma se sei una persona nella media normale, difficilmente ci arrivi. Quindi se vuoi risultati migliori per la tua vita, e questo è un discorso valido per tutto, come dicevo prima, scuola, altri obiettivi e tutto, devi fare prima il primo passo e secondo non devi fare le strade che fanno gli altri. Spero che questo video sinceramente ti abbia messo un po' a pensare almeno. Non a pensarla come me, che è molto differente, ma a pensarci sopra. Cosa voglio io della mia vita? Sto facendo qualcosa per arrivarci? Sto facendo il primo passo? A me piacerebbe vedere un mondo di persone felici. A me piacerebbe vedere Luigi Toni che vuol diventare, dico uno a caso, uno che mi segue, eh, superstar e prova e va e canta e fa concerti, non lo so. Sarei contento per lui, giuro. Vedere gente felice, gente che ce la fa, dopo anni e anni di sacrifici, perché ci vogliono i sacrifici per arrivare su. E magari anche quello è il bello, perché magari pure quello è il bello. È quello il bello, la strada per arrivarci, per capire quanto era brutto prima, per capire quanto è difficile arrivarci. Una volta che ci sei arrivato, non per dire, ce l'ho fatta, sono il più figo, no. Poter apprezzare il fatto di esserci arrivati. Poter dire, cavoli,
ho fatto uno sforzo, mi merito ciò che ho. Quindi raga, vi auguro a tutti veramente di pensarci sopra e di cominciare da oggi, non da domani, ad arrivare al vostro obiettivo. Mi piacerebbe vedere un mondo pieno di persone felici che sono arrivati ai propri obiettivi, che sono tranquille finanziariamente, emotivamente, un po' tutto, persone che sono orgogliose di se stessi perché ci sono arrivati e persone buone e belle perché alla fine se qualcuno ha la forza di fare sacrifici vuol dire che tanta roba ed è una persona veramente in gamba dovrebbe essere nella maggior parte dei casi, poi dipende da persona a persona logicamente, però cioè, molto rispetto per le persone, da parte mia almeno, che riescono ad arrivare ai propri obiettivi. Ragazzi, vi lascio, spero che questo video vi faccia fare un pensierino a questo discorso. Vi auguro tante belle cose. Vi ricordo che se volete sostenere il mio lavoro, subscribe, like, comment, fate di tutto. Aspetto nei commenti, anzi, minimo, aspetto nei commenti per vedere cosa ne pensate voi di questo discorsetto qua. E ci vediamo nei prossimi video. Tante belle cose, eh? Ciao!